saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Delta HF integrale, livrea Martini Racing, vincitrice di 6 campionati mondiali rally vinti dall'87 al 92, più tante altre vittorie classiche, dal Rally di Monte Carlo al massacrante Safari. Scala 1/8, edizione Hachette, 110 le uscite previste per questa collezione, anzi no, chiedo scusa, 100 le uscite previste per questa collezione. Come potete vedere questa è la seconda uscita, invece di 12 euro viene 6 euro. All'interno non c'è nulla da montare. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Come sempre vi ricordo, come sempre da quando li ho attivati, vi ricordo che sono appunto presenti gli abbonamenti. Iscrivetevi al canale sempre che ne abbiate piacere, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Questo è quello che ho trovato nella prima uscita. Purtroppo i problemi sono i soliti, come li riscontro io li riscontrerete anche voi. Controllo qualità assolutamente inesistente. Il modello è carino per forza, che è molto bello, stiamo parlando della Lancia Delta integrale, ma il problema sono le decalcomanie e la finitura della vernice, che in molti casi è molto come posso dirvi, non è lucida. Ecco, ci sono dei puntini che se ci fosse anche soltanto se ci fossero più strati, uno con una carta seppia 2000 e poi con una buona pasta, riuscirebbe anche a sopperire a queste mancanze di professionalità nell'esecuzione appunto di queste verniciature. Io non so se riuscite a vedere dal video, vediamo. Qui ad esempio sul lato si vede addirittura in trasparenza lo scuro del metallo sotto. Qui abbiamo un difetto sulla decalcomania e sono cose che non dovrebbero assolutamente verificarsi. Basterebbe avere un'azienda con degli ugelli che verniciasse in maniera impeccabile, che dessero un buon fondo sotto e più strati di vernice, non soltanto 1/2. Proprio per quello che vi ho detto, non dovrebbe essere necessaria mai una cosa di questo genere, ma qualora uno andasse anche ad intervenire, non correrebbe il rischio, quando va a consumare il difetto, di far uscire fuori il metallo, perché è troppo sottile il film di vernice. Pochi micron, o come si dice, io sono ignorante, decimi, non lo so. Vabbè, vi faccio dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Sicuramente i fascicoli sono molto ricchi a livello editoriale. Peccato che non abbiano fatto la stessa cosa con la Lancia Stratos, però evidentemente non hanno permesso al servizio editoriale di poter fare quello che invece Hachette, perché la Lancia Stratos è Centauri, è quello che invece Hachette ha permesso di fare a questo servizio qui editoriale.
Vi avevo detto nella prima uscita che avrei fatto questo modello, e poi però pensandoci vi ho anche detto molto onestamente che non era scegliere, l'incertezza non era tra scegliere di farlo o non farlo, ma poterlo fare a livello economico e non poterlo fare, visto che non ho solo questa collezione. E ho preso sì la seconda uscita, spero di riuscire a portarla avanti, ma non lo so, ecco, sono molto onesto, non lo so, per quello che già avevo detto nella prima uscita, anche perché ad agosto dovrebbe uscire con Centauria la 037. È anche vero che una cosa non esclude l'altra, perché ho la Lancia Stratos, l'Audi 4, la 037, che tra l'altro questa è di Mickey Biasion, il 2 volte iridiato campione del mondo. La Lancia Stratos è di vincitrice del Rally di Monte Carlo del 1976 con Sandro Munari e il suo copilota navigatore Silvio Maiga. L'Audi 4 vincitrice del Rally di Monte Carlo del 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore, chiedo scusa, Christian. E adesso questa con Mickey Biasion e Siviero, non volevo pronunciare mai il cognome, sono andato a leggerlo bene, e quindi ecco, non può mancare, magari anche potendolo fare la 037 e poi anche la S4 sarebbe bellissima, cioè o meglio la S4 e poi anche la 037, insieme a tutte queste grandi che hanno fino ad oggi portato il rally a quello che oggi è, ecco. Quindi 4 modelli sicuramente che, se uno ha la possibilità, non dovrebbero mancare nella collezione. È ovvio che ci sono altre priorità, quindi ci mancherebbe, ragazzi. Guardo nel dettaglio per la prima volta il sedile. Questa finitura in finto Kevlar è abbastanza gradevole, sicuramente avrebbero potuto fare la stessa cosa anche con il sedile, con i sedili dell'Audi 4, ma purtroppo hanno cannato proprio tutto, perché per quanto riguarda le plastiche dietro, e anche, parlando adesso dell'Audi 4, e anche l'interno qui, la copertura dei sedili andava fatta in tessuto. Questo invece è molto carino, qua c'è come un airbag molto morbido. Abbiamo lo spazio per la cintura, quella centrale. Mi auguro che l'abbiano almeno fatta per questa Lancia Delta, perché per l'Audi 4 l'hanno fatto il foro ma non hanno messo la cintura. Quindi è molto carino, il sedile è molto carino. La finitura in Kevlar anche. Adesso voglio vedere qua le parabole come sono state riprodotte. Vediamo di fare qualche ingrandimento per apprezzare anche di più questi piccoli dettagli. Vediamo. Non riesco a capire. Eccolo qua, è arrivato il mio Michelangelo. Delicato come un fiocco di neve. Amore mio, questo è il mio gatto tigrato europeo, ha poco più di 3 anni. Grazie a tutti quelli che lo salutano. Ciao amore, ti metti qua, mettiti qua, dai, sei bravo lì amore, grazie.
Stavo guardando come dei filamenti all'interno del faro, vediamo se anche nell'altro sono presenti. Vediamo se sono incollate o si staccano. Stai fermo. No. Volevo vedere se era l'effetto di queste righe che battendo dietro la parabola fanno questo effetto qui, e probabilmente così, no? Perché si concentrano verso il foro centrale dove poi ci andrà il LED e creano questo effetto qui. Sì, è per quello. Guardiamo i più piccolini. Guardate che meraviglia lo stampaggio di queste plastiche trasparenti. Si legge sulla sinistra E1. Dovrebbe essere E1, ma non riesco a leggere bene. Probabilmente dal video si leggerà meglio. Ah, ecco, non si possono aprire perché sono stati scaldati dietro. Scusate, mi soffermo qui perché... Ecco, adesso si vede meglio, devo dire. Così. Ma guardate le scritte. Pazzesco. Scusatemi per le mani, per le dita sono un po'... Non sono quelle di un medico. Ecco qua. H4 sopra il foro e altre sigle. E ce ne sono, Guardate che roba. Mamma mia. Così si vede veramente bene, Questo è il destro, vedete la R sotto. Guardate quanti numeri che ci sono sui vetri. Pazzesco. Mamma mia, ragazzi. Io adoro il particolare. Molte volte sfugge, no? Ma non dovrebbe sfuggire. Va bene. Scusatemi, mi sono un po' dilungato, ma ero curioso di vedere, spero che abbiate apprezzato anche voi di vedere appunto il particolare di queste parabole. Allora, il mio iscritto Giovanni, che mi ha commissionato l'Audi 4, mi ha mandato un kit per il rivestimento dei sedili. Appena riuscirò proverò a fare questo esperimento. Se andrà a buon fine lo metterò poi in abbonamento, dove metterò la descrizione del link per l'acquisto. Diversamente è inutile che faccia vedere dei video dove poi il risultato ottenuto è poco più che mediocre, ecco. O si riesce a ottenere una cosa apprezzabile oppure non ha senso farla. Bene, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo nei prossimi video, mi raccomando, se avete piacere di darmi un'ulteriore mano, condividete i miei video nei gruppi dedicati, non solo su Facebook, anche su altri gruppi. Insomma, ragazzi, mettete manifesti, fate crescere questo canale. Ciao a tutti.